La mia storia inizio una sera di dicembre del 1899. Ti prendo! No, non mi prendi! Aspettate! Fate piano, ragazzi, non fatevi male! Salve. Leonard, ma sei tu? Giuseppe! Oh mio Dio, perdonami, non ti avevo riconosciuto, ma ti credevo lontano. Sì, sono stato lontano per molti anni, però poi sono tornato. Oh, capisco. Beh, quantomeno avrai un sacco di storie da raccontare, non è così? Sì, tantissimo. Mi ha fatto piacere rivederti. Anche a me, assolutamente. E mi raccomando, salutami tanto i tuoi, sai che io ci tengo a queste cose. Lo farò. Va benissimo, mio caro. Io ti auguro una buona serata. Buona serata anche a te. A presto, allora. Ciao. Ciao. Fu così che la conobbi, nel più comune dei modi, nel più comune dei luoghi, nell'esatto istante in cui la mia mano infreddolita sfiorò le sue calde dita affusolate, mi sentii cullato, molto più di quello snifter di brandy che ogni sera consumavo dinanzi ai tizzoni ardenti del mio focolare. Qualcosa in me cambiò, ne fui subito attratto. Ma in fondo ai suoi occhi lucenti e malinconici qualcosa di assai cupo e misterioso si nascondeva. Qualcosa che potevo avvertire ma che non riuscivo a distinguere, che non riuscivo a comprendere. Ahimè, temo sia stato proprio ciò ad attrarmi di più. È il suono soave della sua voce nel momento in cui ha pronunciato il nome. Morella. Sei pronta? Sì. Allora, che ne pensi? È a dir poco sublime. Ti sarà costato una fortuna. Ma no, mia cara. Questo è il mio dono di nozze per te. Sei già sveglio. Spero non siano stati loro a svegliarti con tutto quel baccano. No, non preoccuparti. Buongiorno. Buongiorno a te, cara. Ho visto dei bauli di sotto. Sì, finalmente sono arrivati i miei libri. Pensavo di metterli da qualche parte nel tuo studio. Sono tutti pieni di libri. E questo qui? Lì c'è il mio preferito. Appartenevano a mio padre. Ah. Me li leggeva sempre da piccola. Sul letto di morte gli promisi che mi sarei presa cura io di loro. Questi libri mi hanno educata, cresciuta. Mi hanno fatta diventare quella che sono. Non potrei mai separarmene. E non potrei mai chiederti di farlo. Sono sicuro che nello studio andranno benissimo. Grazie. Sapevo che saresti stato comprensivo. Ora è meglio che vada. Non vorrei che combinino qualche pasticcio. Spero proprio di no.
Tu va pure, io ti raggiungo tra poco. D'accordo, caro. Ero pienamente consapevole della sua profonda erudizione, della sua mente di ordine non comune affamata di sapere, ma che ciò trovasse maggior vita nei lati più oscuri dei suoi studi filosofici e teologici. Mi fu chiaro solo in quel momento. Ne avevo appena compreso le origini, ma ancora non sapevo immaginare i motivi che legavano così tanto Morella a quegli scritti. Così la mia curiosità di scoprirlo, o quantomeno di provarci, prese il sopravvento. Nel corso delle settimane e dei mesi, mentre la nostra creatura cresceva a vista d'occhio nel suo grembo, mi abbandonai alla guida di Morella, dedicandomi con cuore risoluto allo studio di suddetti scritti mistici, tanto da farne la mia occupazione principale. Non passò molto prima che quelle dissertazioni formassero quasi l'unico argomento di conversazione tra me e mia moglie, e più libri sfogliavo, più le parole dagli accenti ultraterreni in essi contenuti assumevano un suono amaro, mi confondevano e turbavano nel profondo dell'animo. Rammento perfettamente quella notte. Fui strappato dalle braccia di Morfeo dalla soave voce di mia moglie, che mi attirava a sé attraverso melodie e accenti che mai ebbi udito, e ad ogni passo queste crescevano di volume fino a sconvolgere la mia mente e le mie carni. Wahres Licht finden. Forse mio amato marito. Ogni volta che incontro il tuo volto devastato, avverto la confusione invadere la tua mente e mi domando quando questa triste e malinconica vita smetterà di affliggerti. Ma vieni, siedi accanto a me e trova sollievo nella profonda saggezza di queste pagine. Non hai nulla da temere. Nonostante i miei sforzi e la mia dedizione, fu allora che compresi davvero di non conoscere nulla della donna, se di questa si trattava, che avevo sposato. Sconsolato e altresì inorridito, uscì dalla stanza. Non ora. Fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. Fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. Verliere dich darin in deiner Seele. Wahres Licht finden. Smettila, ti prego, smettila! Non ne posso più di questi suoni infernali! Amore mio, sta tranquillo, va tutto bene. Stringiti a me. No. Io non ci riesco, perdonami, non ci riesco. Perché? Come perché? È disumano, Morella. Cosa c'è di disumano? Tutto. Questi libri, questi pensieri, queste parole. Tu. Come?
Io? Come io? Sì, tu. Chi sei? Che cosa sei tu? Sai bene chi sono. Lo hai sempre saputo. Sin dalla prima sera in cui ci siamo incontrati e mi hai guardata dritta negli occhi, stringendo la tua mano alla mia. Sì, in effetti credevo di sapere chi fossi. Lo credevo davvero. Ma evidentemente mi sbagliavo. Io sono quei libri, quei pensieri, quelle parole. Io sono Morella, tua moglie, e tu sei mio marito. Il modo in cui lo disse, lo sguardo con cui lo disse, un brivido più doloroso di un'affilata lama mi trapassò il petto, insinuandosi in fondo al cuore, dove sentii spegnersi anche l'ultima scintilla del mio amor per lei. Amore mio, fa attenzione. Per quanto ci provasse, a nulla servirono le piccole attenzioni di mia moglie. Era ormai giunto il tempo in cui qualsiasi aspetto del suo atteggiamento, anche il più banale gesto, sorriso, sguardo, mi opprimeva e inorridiva. Non riuscivo più a sopportare il tocco delle sue dita affusolate, né il tono soave della sua voce, tantomeno lo sfavillio dei suoi occhi malinconici. Tutto ciò che di lei ho amato, ho poi detestato. Ella comprendeva bene la causa dell'alienazione del mio affetto, ma mai si ribellò né mi chiese spiegazioni. Conscia di questa mia debolezza, o forse follia, sono certo che chiamava questo Destino. Ma niente più sadico e imprevedibile del destino. Seppure estremamente forte e caparbia nella mente e nello spirito, il suo dolce e fragile corpo femminile dovette arrendersi alle intemperie della vita. Si ammalò di uno strano e sconosciuto malanno che neppure io seppi decifrare. Nel bene e nel male, Morella era pur sempre mia moglie, e a volte alla vista di lei che giorno dopo giorno si struggeva sempre più, mi sentivo sciogliere di pietà. Ma non appena incontravo lo sguardo dei suoi occhi carichi di significato, la mia anima si ritraeva angosciata e stordita. Certo che il fatidico momento sarebbe ben presto giunto. Solevo starmene seduto su quella poltrona, sorseggiando del brandy e fumando una pipa, in silenzio, in attesa. Ma per ogni singolo secondo che passava, l'attesa si faceva più snervante. Scolando un brandy dietro l'altro, i secondi divennero minuti, i minuti, ore, le ore, tediosi e insopportabili giorni. Ella resisteva e resisteva ancora mentre i miei nervi tormentati ottenevano il dominio della mia mente schiava. Come può il suo spirito essere più forte del suo malanno? Com'è possibile? Com'è possibile? Ripetevo a me stesso mentre con cuore demoniaco maledivo i giorni, le ore, gli amari momenti che sembravano allungarsi all'infinito. Dovrò dunque dire che attendevo con desiderio ansioso e divorante il trapasso di Morella? Sì, era esattamente ciò che attendevo. E Dio quanto ho odiato me stesso per aver desiderato questo, e quanto ho odiato lei per avermici indotto.
A una sera d'autunno, come d'incanto, Morella mi chiamò al suo capezzale. Questo è il giorno dei giorni. Il giorno fra tutti, sia per vivere che per morire. Sto per morire. Tuttavia vivrò. Morella. I giorni in cui avresti potuto amarmi non sono mai venuti. Ma colei che hai ripudiato in vita, adorerai in morte. Sto per morire, mio amato. In me vi è il pegno di quell'affetto, ben misera cosa, che hai provato per me. Quando il mio spirito sarà dipartito, la creatura vivrà, la tua creatura e la mia. Ma i tuoi saranno giorni di affanno e di dolore, di quel dolore che è più duraturo dei sentimenti. Come puoi tu sapere questo? Come Morella aveva predetto, la creatura, una bambina, alla quale nel morire aveva dato luce e che non respirò se non quando la madre ebbe cessato di respirare, visse. E io l'amai di un amore così fervido quale non credo possa essere sentito da un altro abitante di questo pianeta. Ineluttabile era il passare del tempo, mentre nell'isolamento tra le mura domestiche la mia bambina cresceva protetta, ma ancora senza nome sulla terra. Bambina mia o amore mio erano gli appellativi suggeritimi dall'affetto paterno. L'esistenza mia altro scopo non aveva se non quello di prendermi cura di lei, ma ogni qualvolta che riuscivo nell'intento prefissatomi, ecco che un assillante e tormentoso pensiero ne spazzava subito via ogni traccia. Ripensavo a Morella e al se e quando le ultime parole proferitemi sul letto di morte si sarebbero avverate. Papà, aspetta, guardami. Come mi sta? Sono molto in ritardo per il lavoro, tesoro, magari ne parliamo dopo. Dai. Va bene, vediamo. Ti piace? Papà, cos'è successo? Ti senti male? Papà. Dove hai preso quell'abito? Dove? Papà, io Dove l'hai preso? l'ho trovato sul mio letto questa mattina. Non provare a mentirmi, signorinella! Te lo giuro, papà, è così, te lo giuro, ti prego, non farmi del male. Amore mio, non potrei mai farti del male, ti prego, perdonami. Ti voglio tanto bene, papà. Anch'io, amore mio. Papà, Sì, amore. questo vestito era della mamma, vero? Erano trascorsi 2 lustri della sua esistenza, ma mai le ebbi parlato della madre, non un singolo cenno. Eppure ella sapeva. Quelle parole segnarono l'inizio della di lei preannunciata vendetta e della mia fine.
Ah, dannazione! No. Bambina mia, che cosa hai fatto? Först ist nicht vor der Dunkelheit. Först ist nicht vor der Dunkelheit. Wenn ich mio amato padre, ogni volta che incontro il tuo volto devastato e avverto la confusione invadere la tua mente, mi chiedo quando questa triste e malinconica vita la smetterà di affliggerti. Siedi al mio fianco e trova consolazione nella profonda saggezza di queste pagine. Non hai nulla da temere. Che il suo sorriso fosse identico a quello della madre, potevo ancora sopportarlo, ma dinanzi a quella troppa perfetta identità mentale rabbrividii. Nelle frasi ed espressioni della morta io trovavo alimento a un pensiero e a un orrore divoranti, a un verme che non voleva morire. Figliolo, voglio battezzare mia figlia. Questa domenica e non un giorno di più. L'attesa domenica giunse e mentre con lei rinunciavo a Satana dinanzi a Dio, sentii accendersi un nuovo barlume di speranza. Rinuncio. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio? A seguito di ogni domanda della professione di fede, l'ansia cresceva inesorabile. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei Intravedevo peccati, ormai la l'espiazione bramata della carne salvezza. e la vita eterna. Credo. Ma poi Quale nome hai scelto per la tua figliola? Figliolo, il nome. molti erano gli appellativi buoni e gentili che mi affollavano la mente. Cosa dunque mi spinse ad evocare quel nome? Quale spirito demoniaco azzardò varcare le sante mura e farsi strada tra i recessi della mia anima, mentre tra le aree navate bisbigliai al ministro di Dio? Morella. No! Secoli sarebbero potuti passare, ma mai avrei dimenticato i suoi occhi privi di luce e il suo esile corpo che, esalando l'ultimo respiro, cadeva prostrato ai miei piedi, strappata via da questo mondo e da me. Lei, la mia bambina. Le tenebre avvolsero il cielo su quella triste terra. Con le mie stesse mani condussi la sua salma fino alla tomba. E lì io risi di un lungo e amaro riso, quando guardando la tomba di Morella, capii che la sua vendetta non era ancora compiuta. Una sola cosa restava da fare.
che il paradiso possa accogliermi e ricongiungermi tra le braccia della mia amata figlia, e che il più rovente fuoco dell'inferno possa far patire Morella del mio stesso dolore, oltre in una pena eterna. Aggrappata saldamente all'ultimo frammento di cuore rimastomi, vivrà per sempre la mia ultima speranza, mentre qui, come la mia storia, trova fine la mia vita. Versteht ich nicht, wo der Dank versteht ich nicht, wo der Dank es nicht finden.